Andrew Howe, benvenuto a Storia di Runner 451. Grazie, ciao a tutti. Vediamo. È bellissimo averti qui. Senti, visto che noi andiamo subito al sodo, poi dopo racconteremo un po' tutta la tua storia guardando al futuro, ma dato che se ne è parlato negli ultimi mesi, qual è il tuo sogno sportivo oggi alla giovanissima età, e questo ci teniamo a dirlo io e Marco che è giovanissima, di 38 anni? Diciamo che il mio sogno, secondo me, proprio quello a cui io tengo più di tutti, è saltare nella finale ai campionati europei e chissà, magari una qualificazione alle Olimpiadi ma 2024 sarebbe una cosa pazzesca, anche perché i campionati europei sono a Roma e gareggiare insomma lì all'Olimpico e magari chiudere una carriera in quel modo per me sarebbe questa è la cosa proprio più bella. Poi magari gareggiare ed avere anche, ti posso dire, generazioni anche molto 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 più giovani di me a fianco, a parte che è uno stimolo enorme, perché comunque Sì. per me insomma ho passato parecchi anni proprio veramente problematiche enormi e situazioni abbastanza, diciamo così, molto molto buio. C'è stato molto buio purtroppo nella mia carriera e adesso finalmente, insomma, dato che le cose vanno bene, vorrei cercare di coronare questo sogno. Sì, c'è stato il buio, però anche tanta luce, dai. No, ma guarda, io sai la cosa particolare di me è che comunque io sono una persona estremamente umile su ciò che ho fatto, ciò che insomma, ho dato all'atletica leggera, allo sport e tutta una serie di cose, ma per il semplice motivo che comunque noi sportivi vogliamo dare sempre di più. A maggior ragione, diciamo, nei miei confronti, per il semplice motivo che comunque ci si aspettava veramente tanto da me e purtroppo non sono riuscito a dare quello che io avrei voluto dare, ecco. Quindi mi pongo sempre in un modo diciamo così estremamente umile nei confronti di determinate cose, nonostante che tantissime persone vengono da me e magari mi dicono: guarda Andrew, faccio atletica grazie a te, o ti seguo da tantissimo tempo, tutta una serie di cose. È chiaro, capito, che per me, io ogni volta, diciamo, rimango quasi sorpreso, ma per il semplice motivo che dico: guarda, io dentro di me so che avrei voluto dare molto, ma molto di più. Marco, approfittiamone perché Andrew ci ha dato tanto e di titoli ne ha vinti. Vediamo questa velocissima scheda su Andrew e poi ritorniamo subito con lui. Andrew, un ragazzo pulito che sa mettersi in gioco sempre e ogni volta che cade torna in pedana, sui blocchi e perché no sul podio. Andrew con una carriera da campione schiacciato dalle pressioni, dalle responsabilità, dalle scelte sbagliate e dai troppi rimpianti. Coppa di Milano Serie B. Questo è un campione, questo è veramente un campione, ha trovato rincorsa e salto, un salto sicuramente da medaglia, ma vediamo quale. Andrew, che in silenzio e con umiltà ha continuato ad allenarsi nella sua Rieti, la sua culla adottiva, con la speranza e la voglia di tornare a gareggiare. Il calvario è iniziato alle Olimpiadi cinesi, condizionate da un infortunio capitato alla vigilia. Una serie di vicissitudini o di sfortunati eventi in cui si rialza, ricade, torna a rialzarsi e decide di dedicarsi solo a lungo. Andrew, che con il suo sorriso e con la sua tenacia ci ha fatto amare ancora di più questo splendido sport che troppo spesso passa in sordina. Scusami, cos'è quindi che ti spinge a tornare a metterti in gioco? Forse anche i tanti appassionati che ti seguono? A parte quello, però io diciamo che a un certo momento purtroppo infortuni, diciamo anche logisticamente avevo anche delle problematiche, perché insomma comunque avevo difficoltà a trovare mi allenava e tutta una serie di cose, ricreare un pochettino anche il team che mi seguiva, perché poi per le persone che non lo sanno lì fuori che
in uno sport diciamo così singolo, cioè dove c'è solamente un atleta, non c'è una squadra, c'è bisogno di una squadra che aiuta questa persona singola, e quindi cioè, da soli non puoi fare assolutamente nulla. Quindi io per gli ultimi 2 anni sono stato praticamente completamente da solo, e ogni tanto, diciamo così, un allenatore molto bravo, Stefano Serranò, lui mi dava una mano, ogni tanto sentivo Claudio Mazzaufo, un altro grande allenatore pure, per carità anche mia madre, però è chiaro, capito, che un conto diciamo così, a partire e dire ok, benissimo, questo è quello che si vuole fare, questo è l'obiettivo, e tutti quanti, allenatore, posso dire mental coach, allenatore della forza, pesi e via dicendo, terapista, più ne ha più ne metta, praticamente spingiamo per questo obiettivo. E in questi ultimi anni questa cosa mi è mancata tantissimo, chiaramente, perché poi io sono stato un po', non dico non l'artefice, però un pochettino all'epoca, quando ero giovane, ero l'unico ad avere una situazione del genere. Anzi, no, ero proprio l'unico. E adesso è diventata quasi una cosa normale, quando prima non lo era, proprio zero. Prima c'era un allenatore, basta, e non c'era il mental coach, non c'era la questione, c'era il dietologo, tutta una serie di cose, per carità, però adesso invece c'è proprio un entourage che segue l'atleta stesso, ed è così che si vincono le medaglie, ed è così che in questo momento, anche per questo molti atleti stanno vincendo tantissimo, oltre perché sono dei fenomeni, degli alieni spaziali, ma anche per il semplice motivo che comunque hanno delle persone giuste di cui loro si fidano, che spingono per far sì che loro raggiungano il massimo di quello che possono raggiungere. Molti atleti che abbiamo avuto qui ospite ci hanno detto proprio questa cosa qui, quando gli abbiamo chiesto ma cosa sta succedendo all'atletica italiana, soprattutto alla velocità, ma non solo. La differenza la fanno il team che c'è dietro, perché bravi allenatori in Italia ne abbiamo sempre avuti, e probabilmente il team conta tantissimo. Mentale, nel senso, comunque io prossimo anno, se insomma mi danno l'opportunità di poterlo fare, cercherò di ricreare il mio team, perché voglio proprio fare proprio le cose come le ho sempre fatte e come le facevo con professionalità, proprio... certo. Senti Marco, allora a questo punto le parole che abbiamo sentito, che adesso facciamo sentire la risposta che hai dato al Trio Medusa qualche mese fa, anzi il racconto che hai fatto, che avresti detto che a maggio sarebbe stato il tuo ultimo salto. Riascoltiamo le parole e poi dopo ci spieghi allora ancora meglio, anche se stiamo iniziando a capire cosa è successo. Gli voglio regalare questa cosa. Che gara farai, Andrea? Farò il salto in lungo. Salto in lungo in Italia? In Italia, assolutamente. Lo vorrei fare allo Stadio dei Marmi. A maggio questo? A maggio, sì. Beh, allora a parte ci appuntiamo mentalmente assolutamente. una tua nuova visita. Devi tornare. Andrew, maggio non è stato il tuo ultimo salto? No, maggio non è stato il mio ultimo salto, perché diciamo che mi sono successe un po' di cose nell'organizzazione di la gara e tutta una serie di questioni, quindi probabilmente non lo so, non c'è stato tutto questo interesse a farmi saltare, probabilmente, però comunque al di là di quello meglio così. Certo. Io comunque all'epoca, già a maggio, dentro di me un pochettino questa cosa di fare l'ultima gara e tutta una serie di cose non è che c'avevo tutta questa gioia nei confronti di dire ok, va bene, ok, basta, perché comunque sentivo proprio, capito, che c'era qualcosa che mi mancava. Sembrava quasi che volessi nascondere ciò che ho fatto, ciò che sono e tutto quanto, per proprio delinearmi nelle fila laterali, per così apparire così nella nebbia. E quindi mi sono detto meglio, mi preparo, continuo ad allenarmi chiaramente con dovute difficoltà, perché adesso le cose chiaramente sono diverse, sono un atleta dismesso, devo lavorare come fanno tutti gli altri, nel senso e non ho, diciamo, tutti questi privilegi come potrebbero pensare tanti altri,
E quindi mi sono messo lì, mi sono messo ad allenarmi, ho fatto ad avere sensazioni ottime, buone e tutto quanto, e è arrivato a un punto che mi sono detto, sai che c'è, forse è ora di gareggiare. Ho detto, guarda, Bravo. mi invento una gara, non la faccio con la rincorsa completa, perché comunque non mi ero allenato abbastanza per poterla anche resistere, una cosa del genere, avrei rischiato di farmi male. E quindi ho detto, guarda, la faccio con la rincorsa di dopo, la faccio con mezza rincorsa, con 10, 11, 12 appoggi più o meno. E se faccio una misura che io reputo buona, e che se magari, non so, aggiungendo tutta l'altra parte della mia rincorsa e tutta una serie di cose, 8 metri e qualcosa, potrei farli, allora continuo. E questo è stato il mio punto, diciamo, forte che Quindi tenevo con me. Quindi, Hai fatto 7,32, giusto? No, veramente che è una misura che per certi mi guardano e dicono, vabbè, ma che è? In realtà l'ho fatto con mezza rincorsa, con 10-11 appoggi, così. Quindi, ed è, diciamo, sono misure che facevo durante l'allenamento, posso dire, 15 anni fa. vabbè, sì, però è contestualizzata, dai, quindi va bene. No, è proprio quello, quindi la cosa, io ero contentissimo, ho detto, cavolo, ok, allora facendo questo, facendo quell'altro, magari, cioè io facendo i miei calcoli chiaramente interni, conoscendo me stesso e anche confrontandomi con svariati allenatori, mi ho detto, guarda Andrew, puoi fare tranquillamente, cioè non è una cosa che dici, sai, voglio provare a fare 8,90 metri, no, stai dicendo di fare 8 metri, quindi cioè, nel senso se facevi molto di meno, è chiaro, capito che insomma eravamo molto lontani. Dato che stai facendo questo, capace che facevi anche di più, perché insomma tutta una serie di cose, perché lì era proprio veramente improvvisata, proprio come non mai. Ho detto, sai che c'è? Ok, allora sì, mi posso ributtare, posso riconcentrarmi un'altra Bene. volta, posso rifare determinate cose, ripresentarmi in campo per lottare seriamente. Bene. Ma Marco, poi Andrew non è la prima volta che riparte dopo uno stop, dopo un infortunio, cioè a questo ragazzo ha dimostrato una forza d'animo. sì, questa è proprio la misura di quanta stoffa c'è. Ecco, Ma esatto, come si fa? Esatto. Cioè, nel senso, Guarda, ti dirò, io c'ho veramente, non lo so se è una questione mia, non lo so, io ho una pseudo rabbia interiore. Sai quando c'hai dai 15 ai 18 anni, sei arrabbiato e non sai perché? Io evidentemente non l'ho mai finita, ed è rimasta con me e ce l'ho ancora. E diciamo che comunque per Meno me male. io sento proprio quel qualcosa dentro che voglio proprio ancora dare, cioè voglio ancora correre, cioè mi piace proprio allenarmi, mi piace la fatica, mi piace cioè, così. Poi i miei motti sono sempre stati, cioè, la perseveranza, l'abnegazione, il sacrificio, cioè queste sono le cose che io porto dentro di me da quando ho 15 anni, da quando ho capito che forse con l'atletica leggera, perché nell'atletica leggera avrei potuto fare qualcosa di grande. E niente, quindi cioè nel 2012 sono rientrato dopo la rottura del tendine d'Achille e lì non feci il salto in lungo. Tutti me l'hanno sempre un po' ricriminata questa cosa, ma quello che le persone non capiscono, non sanno, è che quando ti rompi il tendine d'Achille, il piede di stacco, cioè io mi sono rotto il tendine d'Achille non nel piede destro, nel piede sinistro, che è il piede stacco, è come se prendono e levano un cilindro dalla Ferrari e dicono che adesso corri con tutte le altre Formula 1 allo stesso modo. La guida è un po' diversa, le sensazioni sono diverse, e quindi quell'anno dovetti fare 100 metri perché era l'unica cosa dove io potevo almeno un po' esprimermi in un determinato modo. Sì, ispirare, certo. E niente, ma sì, era l'unico modo, diciamo, per me per continuare, perché non riuscivo proprio a staccare, perché c'avevo proprio
una sensazione vuota proprio di tutto. E nonostante tutto, insomma, sono riuscito a vincere i campioni italiani, insomma, e mi ero, non mi ricordo, tipo 20 e 52 con meno 2.1, 2.3, non mi ricordo, insomma, di vento contro a Sanone. E comunque, diciamo così, insomma, mi ero ripreso e dico, cavolo, ok. Però diciamo che da lì purtroppo, sai, riavuto anche ulteriori problemi, ovviamente, perché poi il corpo cambia, le cose chiaramente diventano ovviamente molto più difficili, e niente, lì ho continuato ad avere problemi su problemi, ho provato addirittura a cambiare piede di stacco per un paio di anni, che comunque c'avevo proprio... Te lo volevo chiedere, infatti. Ho provato a cambiare piede di stacco e anche lì ho avuto difficoltà, nonostante che feci 7,70, mi sa una cosa del genere, con l'altro piede. Se c'era uno un po' più furbo avrebbe detto, beh, a questo punto fa il triplo. Ah, giusto. che ti manca perché... Beh, guarda, io da giovane l'ho fatto, addirittura c'avevo il record italiano del triplo allievi, se non vado errato, 16,27 con meno 2.1 di evento nel 2001. E quindi niente, dicevo, ci ho provato e lì però sempre problematiche, niente, poi diciamo che comunque ho tenuto duro proprio il più possibile, e l'anno dopo, pare l'anno il successivo, che cominciai a allenarmi con Fabrizio Donato, rifeci 8.01 indoor ad Ancona. Io volevo sapere, Andrew, cosa fa fuori dalle piste, fuori dalla divisa di lavoro? Qual è le tue passioni fuori dal mondo sportivo, il tuo tempo libero, come lo passi, così per avere un'immagine di te fuori da quello che noi conosciamo, insomma, come atleta e come uomo pubblico? Ma guarda, due cose sicuramente le faccio. Uno è la musica. Io suono la batteria da quando ho 7-8 anni, quindi proprio una cosa fondamentale proprio. Io vivo proprio di musica, sono patito chiaramente del rock, metal, grind, hardcore, cioè tutto ciò che c'è una chitarra, basso e batteria. No, ma Marco ha un'età, Andrew, non sa cosa stai dicendo. Scherzo. e quindi diciamo che quando il Trio Medusa voleva farti il contratto per Radio DJ avevano ragione, insomma, ne avresti anche di storia musicale, insomma. No, guarda, io ho studiato anche, insomma, tutta una serie di cose, poi ho suonato, ho fatto più di 100 date live in tutta Italia col mio gruppo che si chiamano LAGS, LAGS. Li potete ascoltare su Spotify se volete, è un genere un po' particolare, quindi non credo che volentieri. È un genere punk abbastanza carino, un po' così, e niente, però diciamo che questa è un po' prevalentemente proprio la mia seconda vita, per me, la musica, assolutamente. Quando smetterò di fare l'atleta, insomma, tanto. Magari ci saranno anche altre cose che farò nella musica. Poi sicuramente ne faccio tante altre, il mondo, ma gioco anche, sono un patito dei videogame, quindi questo anche se c'ho 40 anni lo faccio comunque, gioco col PC, quindi per giocare non c'è età, lo sai. Senti, ti volevo chiedere, tornando allo sport, insomma, un po' forse di conti in sospeso, poi magari ci dici che non è così, ma di rimpianti grandi ce li hai per le Olimpiadi, perché tu sei stato campione europeo, vice campione mondiale, e forse alle Olimpiadi non hai reso come speravi, o un po' per sfiga, come è andata a Londra, sicuramente, eccetera. Diciamo che mi sono un po'... Diciamo così, sicuramente una buona dose di sfortuna, una buona dose di decisioni chiaramente sbagliate, tutta una serie di cose. Ma col senno di poi, dai.
sai, posso proprio divento campione olimpico. No, però senza rinvangare, per non farti aprire ferite aperte, diciamo che aprire ferite aperte è un po' particolare, ma invece come hai vissuto esternamente le ultime Olimpiadi, dove l'atletica italiana, non solo l'atletica, ma l'atletica italiana ci ha stupito? Come l'hai vissute da esterno? Quello l'ho vissute con grande gioia, perché dico, guarda, cioè, finalmente era ora che noi uscissimo, perché dei fenomeni, ma li ho visti crescere, questa è la cosa anche bella, quindi sono stato contento e devo dire che mi ha dato una carica infinita. E ogni volta che vedo le gare, ogni volta che vedo gli stessi mondiali passati e tutto quanto, Sì. proprio mi dà proprio la forza di dire, cavolo, cioè, ma a parte quello, grossa ispirazione, e penso che pochi, ma tutti dovrebbero prendere esempio, sicuramente Gianmarco, uno che come lui, che non si è fermato mai, ed è una di quelle cose in cui ho detto, cioè, se ce l'ha fatta lui ce la posso fare pure io. Quindi, Bravo. E secondo me con Gianmarco avete qualcosa in comune, perché siete riusciti in due tempi storici diversi a togliere un po' di sacralità all'atletica. La tua esultanza ad Osaka è stata qualcosa che a quel tempo proprio neanche si immaginava, no? La seriosità della pista. E in questo siete molto simili, ma i vostri caratteri insomma hanno qualcosa in comune, ci sta. E io volevo chiederti, anzi più che altro darti un ringraziamento per quello che hai fatto nella tua storia, perché tu insieme a Fiona May siete stati i precursori della visione dello sport italiano aperta al mondo, e in questo lo avete vissuto con grande senso di responsabilità, innanzitutto per lo sport e poi per essere proprio la misura del cambiamento del nostro paese, che oggi è sotto gli occhi di tutti. Solo che voi, quando facevate i vostri record, non c'erano i social, avevate forse una pressione diversa, ma comunque siete stati proprio una figura nuova nel mondo dello sport e come aspetto del paese. E da parte vostra c'era questa sensazione di essere un qualcosa di nuovo per il paese, il futuro, cioè stavate comunque portando avanti il futuro dell'Italia da questo punto di vista. Sì, no, ma c'era, lo sentivo, ma diciamo non era una cosa che mi pesava, nel senso, cioè percepivo questa cosa, però era un po', diciamo così, molto velata, quindi non è una cosa molto pesante come magari si può percepire adesso, perché chiaramente non essendoci social all'epoca, l'unica misura erano i giornali e il telegiornale, basta, forse Facebook che era appena iniziato. Quindi alla fine diciamo che comunque io non ho mai percepito, diciamo, questo hype, che lo chiamiamo così, insomma, sì. Adesso da nessuna parte. Lo sento, anzi ti dirò di più, c'è più hype adesso di io che ho ricominciato ad allenarmi che all'epoca, che quando facevi i numeri. È vero. Quando saltavo, cioè, mi sembra un po' paradossale, però la cosa bella è anche quella. Prima che mi facevo un coso così, no? Vita monastica, insomma, era proprio tutto. Invece adesso è completamente diverso, cioè sono io un po' l'artefice, diciamo, di quello che voglio fare, cioè, nel senso, cioè, io insomma alleno, pubblico una storia, tutta una serie di cose, all'epoca era impensabile, proprio quasi nessuno si faceva un selfie sul campo, nessuno faceva dei video, nessuno... E meno male. È proprio un'altra cosa, proprio un altro mondo. E che da una parte, per carità, era bello, però dall'altra parte, insomma, è giusto anche andare avanti. Credo che... Però rimanendo nello show business, tu e Fiona May avete altre cose in comune, perché oltre ad essere tutti e due, secondo me, io adesso magari può sembrare strano, oggi gli atleti sono tutti belli, voi siete, tu e Fiona, bellissimi, Larissa, la figlia di Fiona, no, bellissima. Oggi gli atleti sono tutti bellissimi. Negli anni 80 forse non era così, si curavano meno, probabilmente perché non si dovevano fare le foto, però tu e Fiona avete anche in comune che tutte e due avete fatto della televisione, perché lei, se non mi ricordo male, fece una fiction sulla Rai con Larissa piccolina,
non voglio dire, non so, era sua figlia, no? E tu hai fatto televisione e tutti e due facevate pubblicità, no? E che era anche una cosa nuova per l'atleta, perché al massimo vedevamo i calciatori, se proprio dovevamo vedere degli sportivi. Quindi, e com'è il tuo rapporto con lo show, con la TV, con... Il rapporto con lo show insomma, è normale, lì è cioè, insomma, è un po' particolare perché comunque non è una cosa la vivi tutti i giorni, è una cosa una tantum, perché insomma, dipende da quando vai da moda a quando non vai da moda. E quindi non è una cosa che diciamo rimane fissa nel tempo. Quindi per me è un po' così, situazione, cioè mi piace, insomma mi diverto quando lo faccio. Da spettatori... la situazione. So Marco se sei d'accordo, ma lo spettatore insomma è un viso, è una capacità abbastanza almeno risulti sembra che sia il tuo mondo, che non è né un complimento né una critica, è un dato di fatto, insomma. Per carità, guarda, ti ringrazio, però che ti devo dire, questo è un po', cioè io diciamo così, la penso sempre in questo modo. Cerco di essere costantemente me stesso, che è la classica cosa che dicono tutti quanti. Tutti dicono questa cosa, cioè è una cosa quasi banale, però in realtà è proprio così, non è che c'è tanto da girarci attorno. Alla fine io la vivo, posso dire, come se fosse una cosa che so che succede una tanto, quindi non è che ci conto proprio veramente, perché comunque alla fine come tutte le cose, cioè, siamo di passaggio, quindi, sì. insomma c'è anche quello da ragionare. Andrew, a proposito di palcoscenici, mio figlio quando ha iniziato a studiare batteria a un certo punto ha smesso perché ha detto voglio suonare la chitarra, perché il chitarrista sta davanti al palco e rimorchia di più del batterista. Lo disse che aveva 10 anni, però secondo me non è così, il batterista ha il suo palcoscenico. Ok. Il cantante sono quelli che rimorchiano di più. Vedi? Bene. Senti, prima Marco ha fatto cenno alla tua esultanza di Osaka, una figura che ti è sempre stata vicina, anche perché era allenatrice e oltre perché è la tua mamma, quindi giustamente è normale che sia così. Anche lei, no, era famosa e ci emozionava con le sue esultanze. Purtroppo l'anno scorso ha avuto un problema di salute e volevamo chiederti come stava. Adesso bene. Fortunatamente sta molto meglio, è ritornata a Los Angeles, è ritornata a lavorare. E diciamo così, insomma, poi al San Raffaele hanno fatto un lavoro eccezionale, insomma, di recupero, fisioterapia, che è una cosa pazzesca, quindi insomma diciamo che no, adesso le cose sono anche, devo dire, anche grazie a questo, perché chiaramente durante quel periodo, devo dire la realtà, c'è proprio la decisione vera e propria, l'ho presa anche sotto quel periodo proprio brutto, perché non sapevo come potevo gestire chiaramente la vita, perché non sapevo se dovevo, tanto ormai basta così, chiudo la situazione e via, perché comunque non ero in condizioni di ragionare, tra virgolette, per poter fare una preparazione invernale per poi poter gareggiare ulteriormente l'estate. Quindi adesso insomma le cose finalmente sono ritornate normali, lei sta bene, e cosa che mi mette grandissima felicità, insomma, e tranquillità. Sport non vuole pensieri, come sembra che sia il contrario, ma è proprio così. Purtroppo la testa ci può condizionare. No, ma più sei libero a livello di mente e più il tuo corpo riescerà a produrre. Ti voglio fare un'ultima domanda. Se tu nella carta d'identità dovessi scegliere tra velocista e lunghista, ma proprio dovresti scegliere, chiaramente magari scrivi atleta, però che cosa scriveresti? Scriverei sicuramente lunghista, okay. Nonostante che le mie ho quelle altre capacità, però scriverei lunghista, anche se probabilmente a breve mi rimane solamente un record italiano, che è quello di 100 metri da junior, perché il prossimo anno me levano tutto, però vabbè. Infatti per quello. No, quello esattamente, come dice Kobe Bryant, diceva praticamente, mi ricordo un'intervista bellissima, non mi dovete idolatrare, mi dovete odiare, perché mi dovete battere.
Questa è una cosa che auspico a tutti i ragazzi che sono. Tu avevi tolto il record a evangelisti, mica uno qualsiasi, insomma, no? Andrew, noi verremo a tifarti sulle strade di Roma, cioè sulla pista di Roma, sulle strade se cambi Oh, guarda che sopra i 40 anni i maratoneti rendono, se vuoi fare una magari vado avanti, che ne so, chi lo sa, magari mi vedete fare la 10 km di Ostia. Non so. Ma guarda, non sarebbe male. È stato un vero piacere, grazie mille. Grazie Andrew. Grazie a voi. Grazie.